Tutti noi abbiamo molte identità, come membri di una famiglia, di una comunità linguistica, culturale, religiosa, come membri di uno Stato, di un gruppo sportivo, artistico, musicale. Possiamo intendere la radicalizzazione, quel processo che spinge ad aderire a una nuova identità, per motivi di disagio, di rabbia, paura, preoccupazione, emozioni legati al fatto di aver subito un'offesa, un'ingiustizia a noi o a qualcuno che c'è vicino. La radicalizzazione nella maggior parte dei casi è un fenomeno che ha un esito positivo, non violento. Per esempio, trovando ingiusto che i potenti della Terra non si occupino della crisi climatica, magari partecipiamo ai Fridays for Future, oppure trovando ingiusto un trattamento sul mio posto di lavoro, mi rivolgo ad un sindacato affinché difenda i miei diritti insieme agli altri che patiscono la mia stessa ingiustizia. Insomma, rispondiamo alla paura con un vecchio motto: l'unione fa la forza, una radicalizzazione sostanzialmente pacifica. In altri casi, tuttavia, è sicuramente capitato a ognuno di noi, reagiamo a un'offesa ricambiandola, a un insulto rispondiamo con un insulto. Se si tratta di una paura verso un gruppo, possiamo reagire trasformando questa paura in odio e alimentare calunnie verso questo gruppo, oggi facilmente veicolabile attraverso i social media, anche dietro l'anonimato di un nickname. Questa radicalizzazione la definiamo cognitiva, la violenza resta a un livello verbale e riguarda minoranze più o meno ampie. La radicalizzazione violenta riguarda veramente pochi soggetti, accade quando la paura è percepita come minaccia reale, concreta, oppure quando l'ingiustizia subita è all'interno di un conflitto violento nel quale ci sentiamo partecipi, cioè quando è stato versato del sangue, versate delle lacrime. In questi casi l'identità minacciata o il gruppo in conflitto possono spingerci verso l'adesione a un sottogruppo che intende difendersi, intende vendicarsi con l'uso della violenza. Il processo di radicalizzazione vede l'identità abbandonare il suo carattere plurale e il mondo diventa in bianco e nero e l'identità si riduce a una, quella del gruppo minacciato, a quella del gruppo che appunto che si vuole vendicare, e dimentichiamo completamente quella che era la nostra partecipazione ad altri gruppi. Può accadere fuori da uno stadio di fronte alla tifoseria avversaria o in una piazza dove si fronteggiano manifestazioni di fazioni politiche opposte o in guerra, quando magari per difendere la patria ci arruoliamo in un esercito o quando aderiamo per l'indipendenza magari della stessa patria a un gruppo di resistenti che pratica la guerriglia o il terrorismo a seconda di come lo si guarda. Insomma, all'interno di un gruppo, di un'organizzazione che pratica la violenza, noi restringiamo la nostra identità a una sola, quella in pericolo, che al di là del fatto che poi la violenza sia legittima o illegittima, io devo essere certo che la mia parte sia in pericolo, che rischi di soccombere, che le ragioni siano tutte sue, così come i valori che difende siano i più importanti. Il nemico non è più solo una minaccia, ma diventa un male assoluto, un nemico assoluto che per poter uccidere dobbiamo rendere disumano, non può essere più umano.